Io vivevo a Torino e facevo un piccolo lavoro di accomodato in una specie di villa, tutti parenti. E ti davano 2 camerette, no? Però dovevi pulire in cambio di tutti i lavori che facevi. E più ti davano qualcosetta. Praticamente mi hanno fatto le lettere per andarmene via. E io gli ho detto così. Prima di tutto, lei non si fa la legge a sé, perché io la denuncio per anarchia. Comunque ci sono stato ancora 5 anni, però io gli ho chiesto anche dei soldi, perché io lavoravo e loro facevano finta di niente. Prima ero in una casa di proprietà, in usufrutto gratuito messa a disposizione da mia nonna. Sono incampato in una delle rovine più grosse degli uomini, che è la donna, cioè ben venga, facciamoci una famiglia, io ne ho bisogno, non ho avuto papà e mamma. Nell'anno 2003 mi hanno trovato mezzetto di fumo, mi hanno fatto fare 1 anno di galera con 2 mesi di isolamento. E quindi mi ritrovo a combattere con tutte queste etichette che l'assistente sociale ci marcia sopra. Prima vivevo con i miei genitori, con mia mamma e con mio padre, a Torino, insieme. Poi sono passati un po' di anni, è mancata mia madre, sono andato in una comunità che sono adesso, mi trovo bene, ci sono altri ragazzi che mi danno una mano. Prima di venire qua ero in collegio Ferrero d'Alba e là non potevo stare perché mi usavano le mani i educatori, senza motivo, ma si proprio botte, entravano in camera, bastonate proprio. Cosa hai fatto? Ma io ho detto niente, bastonate proprio. Io ho detto, prima o poi se mi usate ancora le mani, chiamo i carabinieri, fate i conti con i carabinieri se avete coraggio. No, sono solo io che vivo qua, solo i zingari laggiù. Mi sono fatto una baracca là. Poi mi sono arrivati, un giorno è arrivato un brigadiere dei carabinieri. Ma ehi tu, io c'ho un nome e cognome, ho detto. Vai via, cosa mai dovresti andare via tu? No? L'altra volta l'ho insultato pure, l'ho detto figlio di puttana, lui si è incazzato, vai a letto, non mangi niente, punizione. Io ho detto vabbè, mettimi in punizione, un giorno non mi ha fatto uscire. Perché se insulti una persona, una più grande di te, ti mettono anche in punizione. Ci sono dei dormitori che si esce di lì, ci si siede sul marciapiede dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera, sei il primo, perché sei uscito dal letto, ti siedi lì e sei il primo e la sera dopo dormi. Però cosa fai? Stai lì per combattere per dormire e il lavoro cosa fanno? Ti vengono a fare il colloquio lì davanti? Come te lo trovi? O dormi o mangi o lavori. Poi sussiste anche poi a un certo punto che non c'è più niente, no? Poi a questo punto qua dobbiamo andare a carico del comune, perché sono persone a disagio, abbiamo tutti il diritto di vivere. Invece loro vanno a cercare il denaro, ma chi ama il denaro è cossato, è il demonio, no? Tanto prima o poi se mi incazzo io lo faccio uno brutto scherzo, è scomparsa tanta roba mia là dentro, ecco la casa. Foto di ricordi di mia madre, tutte strappate, non so che è stato, l'ho detto anche ai educatori. Ho detto, qua mi hanno strappato le foto che erano per terra, tutte strappate, che cazzo è stato? Ah, ma noi non abbiamo visto nessuno, così. Ma cosa non avevi visto nessuno? Ci sono 5 in cucina da noi. Io sono arrivato adesso a prendere le sigarette, vedo le foto strappate di mia madre, ma che siete pazzi? Non lo so io, roba da pazzi. Facendo il necroforo l'estetica è la cosa, cioè di estetica devi lavorare. Avere gli abiti del lavoro e poterli togliere da dosso alle 8 di sera, io voglio vedere come alle 6 del mattino puoi pulire te, mangiare, fare tutto, pulire gli abiti e tornare efficiente in servizio. Era veramente complicatissimo. Il sabato vado a trovare i miei amici in zona che abitavo prima. Mi bevo una birretta. E poi mi fumo una cannetta e poi mi accompagno alla fermata del pullman e me ne vado a casa. Tutti i educatori lo sanno già che fumo le canne. E piano avrò questo passaggio in primo livello. Cioè, non in paradiso, in primo livello. Cioè, che mi
mi anticipano l'apertura di questa struttura 4 ore prima. Però tutti questi passi qua, cioè, passano anni. Anni. Prendo le terapie per stare calmo, perché qualche volta sono troppo agitato. Allora le terapie a me non mi servono a niente. Me le devo togliere, mica non sono mai stato nervoso. Sai perché? Se tu leggi la bella parola ben cristiana fatta da Dio, ti dice chi ha fatto qualcosa ai miei più piccoli, dice Cristo, non l'ha fatto loro, l'ha fatto a me. Sono io che vi ricambio. Però i più piccoli chi sono? Sono quelli che non hanno niente. Poveri, che sono nella miseria. Me ne voglio andare, così, minchia, non si può fare niente qua, minchia, mi strappano le foto di mia madre, un altro dice che non so difendermi, l'altro esce i cazzi suoi e l'altro mi manda a cagare, ma fanculo. In ospedale vai e ti dicono, ha la febbre, mica è un soccorso, vada al caldo, stia a casa a caldo, ma io non ho una casa, a noi non ci interessa, questa non è una casa, quindi è un cane che si morde la coda, cioè non hai niente, quindi non hai diritto di niente. Però per me questa comunità speriamo che dura tanto, poi se mi stufo lo dico loro educatori, se mi trovano più avanti una casa popolare, se la trovo, speriamo. E con un obiettivo ben in testa che comunque io devo tornare dai miei figli, con una casa. Io sono un'anima, i 6 miliardi e mezzo di anime, che sono qua. Però vedo quanta gente sta male. Ci sono ancora 480 milioni di gente che non c'ha l'acqua nel mondo. Hai capito? Io voglio avere un cuore di carne, no? Un cuore di lamiera.